Esempio applicativo di una terapia FRENS per un quadro di cervicobrachialgia C5-C6 sinistro. Siamo in una fase dove il paziente ha già effettuato una visita medica ed esami di accertamento diagnostico per escludere un approccio chirurgico. Come già accennato in precedenza, uno dei vantaggi di FRENS è la possibilità di utilizzo già in fase acuta. In questo caso, il paziente sarà in posizione seduta, con l'arto coinvolto appoggiato sul lettino in corretta posizione ergonomica. Nello schermo selezioneremo terapia fisica, in seguito patologie della colonna, cervicale e quindi cervicobrachialgia, selezionando una seduta subacuta. A questo punto il display mostra il tempo della seduta e i riquadri dei canali, con i valori delle stimolazioni a zero. Ricordando come la brachialgia sia provocata da fattori meccanici infiammatori che interessano le radici spinali cervicali, in questo caso entrambi i canali agiscono con effetto decontratturante sulla muscolatura cervicale e sul lato superiore coinvolto, con un effetto vasomotorio per il controllo dell'infiammazione radicolare e periradicolare e antalgico sul decorso nervoso. Gli elettrodi del canale 1 vanno posizionati sul rachide cervicale nella regione paraspinosa del lato coinvolto, fino alla porzione distale del trapezio superiore. Posizioniamo invece gli elettrodi del canale 2 lungo il metamero coinvolto, seguendo sempre l'irradiazione dolorosa. Con il dispositivo Aptiva 4 ho la possibilità di posizionare più elettrodi su muscolatura periscapolare e dorsale. Per impostare lo stimolo adeguato al paziente, ricordiamo che il paziente deve percepire un formicolio, no dolore e fascicolazioni, si utilizza un piccolo telecomandino con manopola collegata al dispositivo. Rotando la maniglia in senso antiorario si può incrementare il voltaggio, sia contemporaneamente su tutti i canali che su ogni singolo canale. In una fase acuta lo faremo tutti i giorni per 5-7 giorni in funzione della gravità della patologia. In una fase subacuta 2-3 volte a settimana per 3-4 settimane in sinergia col percorso riabilitativo.